Ciao ragazzi, oggi parliamo di Ilya Yefimchik, più noto come Ilya Golem, un bodybuilder che ha suscitato notevole interesse e scalpore nel mondo dei social media nei primi anni del decennio 2020, celebrato come il nuovo Rich Piana, del quale, dopo la scomparsa del povero Rich, aveva preso il posto come uomo immagine per la compagnia di integratori alimentari e abbigliamento sportivo 5%, una figura anomala nel mondo della cultura fisica. Campione non sul palco, ma fenomeno del bodybuilding da social media. Un atleta, se così possiamo definirlo, enorme, fortissimo, ma che non ha mai gareggiato in nessuna competizione di bodybuilding o powerlifting, e la cui fama era costruita interamente sul fatto di incarnare una figura dal look assolutamente fuori dal comune, senza nessuna attenzione alla costruzione di un fisico simmetrico, ben proporzionato, nessun riferimento ai valori della cultura fisica classica, all'estetica delle statue greche e romane, nessun interesse per cesellare i gruppi muscolari raggiungendo una definizione da palco, solo il desiderio di essere enorme oltre ogni ragionevole aspettativa, per stupire la gente con la sua inconsueta presenza scenica, una sorta di mutante rivestito di tatuaggi che capitalizzava sulla sua popolarità e sul suo ruolo di influencer. La sua è stata una saga degna di una serie televisiva di Netflix, nella quale incarnava, senza bisogno di effetti speciali, i panni di una creatura che sembrava uscita da un fumetto, una leggenda mitologica o qualche romanzo fantasy. Erano seguitissimi i suoi video, dove mostrava il suo percorso verso l'enormità e il suo fisico impressionante, circa 165 kg di muscoli ammassati su 1,85 m di statura, frutto di duri allenamenti, alimentazione esagerata, abbondante utilizzo di sostanze dopanti, delle quali ammetteva candidamente di fare uso, e, seppur non ne parlasse, si dice anche di Sintol. Purtroppo la parabola di Ilia ha avuto vita breve, concludendosi tragicamente a soli 36 anni l'11 settembre 2024, a seguito di un attacco cardiaco. Dispiace per la tragica fine del simpatico Golem, ma non possiamo che notare che, dato lo stile di vita, questi epiloghi sono annunciati e non devono stupire più di tanto. In questo video ripercorriamo brevemente la storia di un uomo che ha vissuto per stupire le folle. Enjoy! Ilya Yefimchik nasce il 23 aprile 1988 in Bielorussia. Da ragazzino è molto magro, fragile e pieno di insicurezze. La sua vita cambia quando, ispirato da personaggi come Arnold Schwarzenegger e Rambo, intuisce che praticando il bodybuilding è possibile trasformare radicalmente il proprio fisico. Accendendo una passione che, nata dalle sue insicurezze, diventerà la sua ragione di vita fino a plasmarne, nel bene e nel male, l'intera esistenza. Dotato di spirito artistico, ricorda che ai tempi si dedicava con successo alla pittura, ma non era in grado di fare un push-up o un pull-up e non mostrava nessuna predisposizione per eccellere nella pratica atletica e sportiva. Comincia ad allenarsi con i pesi con tanto entusiasmo ma poca cognizione di causa nel 2003, intorno ai 15 anni. All'inizio si esercitava in modo abbastanza casuale in una piccola palestra della cittadina bielorussa dove abitava, senza una guida, senza sapere nulla di allenamento o alimentazione, senza un piano preciso, facendo solo un po' di esercizio per i bicipiti e i pettorali, sia in palestra che a casa, con una coppia di manubri. Il suo percorso nel bodybuilding comincia realmente nel 2006. Ilya ha 18 anni quando, terminate le scuole superiori, si trasferisce nella Repubblica Ceca per studiare all'università e qui ha l'occasione di frequentare una grossa palestra dove impara come allenarsi e alimentarsi. Per 6 anni si allenerà in modo natural, assumendo niente più di qualche integratore alimentare naturale, come proteine in polvere e creatina. In questo modo il suo fisico migliora, ma senza diventare niente di eccezionale. Racconta che a quei tempi era poco più di 80 kg per 1,85 m di statura. Poi un giorno, quando egli aveva 24 anni, entra in contatto con un boss della palestra che frequentava, che lo introduce al lato oscuro del bodybuilding, dicendogli che ha un buon potenziale e può crescere molto, lasciando perdere gli integratori e cominciando ad assumere del Dianabol. È il momento chiave che trasformerà la sua vita. Ilya, incuriosito e da sempre motivato dall'obiettivo di sviluppare un fisico imponente, prova e sperimenta in prima persona un primo ciclo di Dianabol orale e la differenza che riscontra nell'effetto degli integratori naturali e quello del Dianabol in termini di energia e crescita esplosiva della forza e dello sviluppo muscolare lo lasciano allibito. Da quel giorno comincerà a provare diverse combinazioni e dosaggi di farmaci, passando progressivamente dalle sostanze orali a quelle iniettabili, iniziando a crescere come aveva sempre sognato di fare, fino a diventare un vero Mans Monster, motivato non dall'intenzione di fare gare, ma piuttosto da una sua volontà di stupire, o meglio, come ebbe modo di affermare, di dimostrare come fosse in grado di raggiungere risultati che tutti gli altri ritenevano impossibili.
La vita scorre bene per Ilya, che raggiunto un fisico impressivo comincia a essere notato sui social e avvia il suo business, aprendo una palestra, un centro chiamato Ego Fitness. La svolta della sua vita comunque avviene intorno al 2018, quando il talent scout Ed Connors lo invita, mandandogli un messaggio su Instagram, a trasferirsi negli Stati Uniti, a Miami, dicendo che sembra il nuovo Rich Piana, il Rich Piana europeo. Così, dopo 12 anni spesi nella Repubblica Ceca, Ilya si trova di fronte ad un bivio. Deve fare rapidamente una scelta di vita molto importante, lasciare tutto quello che aveva costruito fino ad allora in Europa e trasferirsi negli States. Una sfida e un salto nel buio che comunque Ilya accetta. Cambiando vita dall'oggi al domani, lascia la sua palestra e le attività avviate nella Repubblica Ceca per tuffarsi in una nuova avventura, in un mondo che non conosce, con un inglese scolastico, ma confidente che il destino ha in serbo per lui mete più alte. Negli States il look imponente senza compromessi di Ilya, con i suoi 160 kg di muscoli, non passa inosservato e Golem comincia a lavorare sponsorizzato dalla 5%, l'azienda di integratori e abbigliamento sportivo fondata da Rich Piana nel 2014. Ilya diventa il nuovo uomo immagine dell'azienda e un influencer emergente, esplodendo sui social media, dove mostra diversi dettagli della sua vita di mass monster, gli allenamenti, l'alimentazione, l'utilizzo di farmaci e diverse forme di intrattenimento che lo vedono in azione in varie parti del mondo, da Miami a Dubai, accumulando un formidabile seguito col suo profilo Instagram e il suo canale YouTube. Purtroppo però la necessità mentale e professionale di essere sempre più enorme per stupire gli spettatori con le sue gesta da mutante della vita reale 365 giorni all'anno, cavalcando l'onda del successo che aveva riscosso sui social media, ha ben presto mostrato a Ilya il rovescio della medaglia in termini di problemi di salute, cosa che del resto ci si poteva ragionevolmente aspettare e che in tanti avevano pronosticato. La sua storia arriva all'epilogo il 6 settembre 2024, quando il 36enne Ilya Golem viene colpito da un attacco di cuore. A nulla sono valsi gli sforzi della moglie Anna e l'intervento dei medici, che non hanno potuto fare altro che certificarne il decesso avvenuto l'11 settembre 2024, dopo alcuni giorni di coma. In linea col suo personaggio mediatico costruito sulle iperboli, grossissimo, fortissimo, in palestra Golem era famoso per la forza incredibile e i carichi enormi che utilizzava. All'apice della forma vantava sollevamenti da record, serie di squat con oltre 280 kg, stacchi con oltre 300 kg, un massimale nella distensione su panca piana che, prima di un infortunio ad una spalla, si aggirava sui 270 kg. Ma quello che più stupiva era la sua alimentazione. Lo abbiamo visto in diversi video millantare di ingurgitare oltre 15.000 calorie al giorno, in alcune occasioni addirittura 16.500 calorie, suddivise in 7 pasti quotidiani, nei quali divorava senza sforzo apparente enormi quantità di cibo, separando i pasti proteici da quelli ricchi di carboidrati. Si parla di oltre 2,5 kg di carne di manzo, oltre 2 kg di riso e ancora pasta, salmone, formaggio, parecchi litri di acqua e gli rimaneva persino lo spazio per divorare oltre 10 pancake, un vero e proprio tritatutto. E chiaramente la sua dieta aveva un certo costo, riferiva di spendere oltre $500 a settimana per il solo cibo. Cifre sicuramente un po' gonfiate per stupire l'opinione pubblica, in ogni caso un'apologia dell'esagerazione. Rimane epica la saga di video con la quale ha documentato il suo percorso verso i 168 kg prima, per poi spingersi in seguito fino ad oltre 170 kg di peso corporeo, in una escalation nel diventare sempre più massiccio, imponente e voluminoso che sembrava non dovesse avere mai fine. Per mantenere alto l'interesse degli spettatori e dimostrando una notevole trasparenza sull'argomento, ha parlato apertamente anche del suo uso di steroidi, raccontando la sua esperienza con i primi cicli di Dianabol, fino all'esplorazione di mix e dosaggi estremi. Lo ricordiamo in diversi video girati insieme a Larry Wills, dove i due colossi parlavano apertamente della loro esperienza con i farmaci dopanti, dagli steroidi al testosterone, dall'ormone della crescita all'insulina. Una vita vissuta al limite che non risparmiava un notevole abuso degli organi interni, dall'apparato digerente all'apparato cardiovascolare, per cui c'è poco da stupirsi se il cuore del simpatico Golem, sottoposto a super lavoro per supportare l'enorme massa muscolare di Ilya, alla fine ha ceduto prematuramente. Riassumendo, Ilya Golem è stato un personaggio che ha incarnato il fenomeno del bodybuilding da social media così pervasivo nel mondo d'oggi, dove influencer dal fisico fuori del comune raccontano la loro storia promuovendo la vendita di integratori alimentari, attrezzature e abbigliamento sportivo. Una meteora la cui storia, nata dalle insicurezze di un ragazzino magro e allampanato, che ha trovato nel bodybuilding una strada per costruire un fisico prestante e fiducia in se stesso,
e poi sconfinata nell'ossessione di diventare un mass monster, una figura la cui sola presenza scenica bastava a stupire le persone. Un look da mutante ottenuto seguendo uno stile di vita che nel tempo gli ha però presentato un conto salatissimo da pagare. Rimangono celebri le sue pantagrueliche libagioni, i pesanti allenamenti, gli aggiornamenti periodici di una vita vissuta fra Miami e Dubai. Un uomo che ha incarnato la mentalità promossa da Rich Piana, cioè della persona disposta a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri obiettivi. Purtroppo ognuno di questi personaggi deve fare i conti col fatto di essere alla fin fine solamente un essere umano e che intestardirsi nel voler vestire i panni di un mutante è solo un gioco al massacro che ha vita breve. Ci dispiace per la tragica fine di Ilia. In ogni caso non è certo questo il modo giusto di interpretare il bodybuilding, che così diventa una pratica che non ha più nulla a che vedere con la cultura fisica supportata e promossa da questo canale. Ognuno è libero di fare le sue scelte, ma meditate gente, meditate. Ciao, alla prossima!